Cosa succederebbe se scoprissi che il mondo che vedi non è tutto ciò che esiste? E se ti dicessi che esistono 7 leggi nascoste, tramandate da secoli, in grado di spiegare chi sei, come funziona l'universo e perché nulla accade per caso? Queste non sono teorie New Age, sono i principi fondamentali del pensiero, un sistema esoterico che unisce ermetismo, alchimia, cabala e spiritualità antica, in un'unica visione potente e trasformativa. In questo video ti guideremo attraverso le 7 leggi rosacrociane, partendo dal loro significato profondo fino al loro impatto concreto sulla tua vita quotidiana. Parleremo di corrispondenza, perché ogni cosa esiste su più livelli e questi livelli si rispecchiano. Vibrazione, perché tutto si muove e nulla è fermo. Polarità, il segreto degli opposti che si attraggono. Ritmo, la legge invisibile che regola ogni ciclo. Causa ed effetto, il potere nascosto nelle tue scelte. Genere, l'equilibrio tra energia maschile e femminile. Trasmutazione, la chiave per trasformare la realtà. E partiremo da una verità semplice. Il mondo fuori e il mondo dentro sono la stessa cosa. Se cerchi risposte, se senti che esiste qualcosa oltre il visibile, questo è il posto giusto per iniziare. Benvenuti o bentornati. Siamo sicuri che molti di voi sono arrivati a questo video per scelta, spinti dalla curiosità. Ma e se ci fossero forze invisibili che hanno guidato il vostro cursore proprio fin qui? Non pretendiamo di avere tutte le risposte. Il nostro compito non è spiegare ogni mistero, ma portarli alla luce. Il resto tocca a voi, riflettere, capire, costruire le vostre convinzioni. Se riconoscete che esistono forze occulte capaci di influenzare il mondo materiale, allora avremo già fatto una parte del nostro lavoro. Perché oggi non parleremo di cose leggere. Il contenuto di questo video richiede concentrazione, apertura mentale e una certa fiducia nell'invisibile. Come sempre, porteremo riferimenti da fonti diverse e useremo una buona dose di letteratura per costruire, passo dopo passo, un discorso che abbia senso. E mentre continuiamo a studiare, vogliamo attirare la vostra attenzione su 7 leggi fondamentali. Leggi che, forse, riusciranno a rispondere a molti dei vostri dubbi, soprattutto se quei dubbi riguardano le grandi domande dell'umanità. Siete interessati a religione, alchimia, cabala, filosofia o alla storia dell'occultismo? Iscrivetevi al canale. Ogni iscrizione è un grande aiuto per quello che facciamo. Ora, siccome parleremo delle leggi rosacrociane, vogliamo prima dare un po' di contesto su questo movimento, anche se sul canale trovate già dei video sulle presunte origini dell'ordine Rosacroce. Prima di tutto, chiariamo una cosa. Non stiamo parlando di scienza, almeno non nel senso moderno. Questo movimento non aveva nessuna pretesa di essere scientifico. Anzi, quando gli strumenti da laboratorio ancora non esistevano, la gente si affidava alla filosofia per cercare risposte, per capire e persino per guarire. Ci teniamo a chiarirlo perché non stiamo entrando in un campo empirico e forse è arrivato il momento di mettere da parte qualche pregiudizio e osservare le cose per come sono state, non per come ci piacerebbe che fossero. Tutti sanno che in Europa sono nate molte correnti filosofiche, ma ce n'è una che ci ha colpito più di tutte, la Rosacroce. Il motivo? La sua natura misteriosa, certo, ma anche il suo desiderio quasi ostinato di farsi conoscere. Sì, hai capito bene. Questo ordine esoterico voleva che si sapesse della sua esistenza. E non solo, la sua conoscenza veniva presentata come fondamentale per la sopravvivenza dell'essere umano. C'erano testi, manifesti, scritti, tutti tesi a far restare vivo il messaggio e a renderlo accessibile. E così la Rosacroce divenne popolare, non perché faceva moda, ma perché rifiutava la superficialità. Perché parlava di un essere umano capace di poteri spirituali tali da ribaltare l'ordine delle cose. Quasi una rivoluzione, non religiosa, ma interiore. La conoscenza per loro era la strada verso la liberazione. Anche se toccava idee già presenti altrove, il movimento restava autonomo. I manifesti rosacrociani parlavano di natura, di esperienza spirituale, delle relazioni umane.
e si rifacevano alla Cabala, all'ermetismo e al cristianesimo. Tutti strumenti per alimentare un'unica grande idea. La verità c'è ed è accessibile, ma solo a chi ha il coraggio di cercarla. Quando questi scritti iniziarono a circolare in Europa, era come se proponessero un nuovo patto sacro, una ribellione silenziosa ma potente. Nessuna idea nasce dal nulla, è vero, ma il momento storico era perfetto per far attecchire qualcosa di così dirompente. Gli storici non sono d'accordo su tutto, ma una cosa è certa: il movimento si è consolidato, ha preso forma ed è diventato qualcosa di concreto. E questo in gran parte lo dobbiamo a un uomo, Christian Rosenkreuz. Sappiamo più su di lui che su molte delle idee che promuoveva. Era cresciuto in un contesto religioso, il che ci fa pensare che avesse da sempre un doppio sguardo, uno rivolto alla fede e l'altro verso l'occulto. Fin da giovane aveva conosciuto sia il conforto che la rigidità della Bibbia, ma qualcosa dentro di lui puntava altrove. Per questo partì. Viaggiò per diversi paesi, fermandosi anche in Marocco, dove apprese dai maestri locali. Fu un viaggio lungo, pieno di insegnamenti, e al ritorno non era più lo stesso. Oppure forse era semplicemente diventato se stesso. Tornato a casa attorno al 1407, portava con sé una nuova visione. Non ci mise molto a fondare l'Ordine della Rosa Croce. All'inizio erano pochi, meno di 10 persone, ma condividevano qualcosa di prezioso, conoscenze nascoste, verità che pochi conoscevano o che molti fingevano di ignorare. Mentre il resto del mondo si perdeva dentro i suoi limiti, chiuso nelle solite barriere mentali, quel piccolo gruppo di uomini, i primi rosacrociani, faceva qualcosa di diverso. Studiava ciò che veniva considerato inutile o addirittura profano. Per loro il mito non era una favola da ignorare, ma un portale. Cercavano di capire cosa sopravvive nel tempo, cosa si nasconde sotto la superficie delle cose. Fu proprio dai maestri arabi che ricevettero un'impronta indelebile. Furono loro a mostrare che l'occultismo poteva essere una vera porta d'accesso a poteri che sfuggono alla logica comune. Quando Christian tornò dai suoi viaggi, raccontò di essersi guarito da una malattia grazie agli insegnamenti ricevuti durante quel percorso. Ma non si fermò lì. Voleva andare a fondo, capire davvero come funzionavano quelle capacità e soprattutto come potevano essere utili anche a chi governava, per guidare meglio i propri popoli. Le sue intenzioni sembravano sincere, e forse lo erano. La cosa certa è che non si limitò a imparare. Trasformò tutto ciò che aveva assorbito in qualcosa di nuovo. Qualcosa che, secondo lui, era fondamentale per comprendere l'universo e il nostro posto dentro di esso. Fu proprio grazie a quella visione che nacquero i 7 elementi, o le 7 leggi, i pilastri del pensiero rosacrociano. Queste leggi non erano solo teoria astratta. Per Christian e per i suoi seguaci erano verità universali, in grado di governare sia la realtà materiale che quella spirituale. Se comprese e applicate, potevano davvero cambiare la vita delle persone, offrendo una comprensione più profonda delle forze che muovono tutto ciò che ci circonda. Non c'è da stupirsi che abbiano attirato così tanta attenzione. In fondo, chi non vorrebbe scoprire qualcosa di più rispetto a ciò che pensa di sapere? Chi non desidera avere accesso a un livello di realtà nascosto agli occhi comuni? Sotto questa promessa di conoscenza, però, si nascondeva molto di più. Parliamo di forze occulte, di energie invisibili che, secondo il pensiero rosacrociano, potevano essere riconosciute e persino manipolate. Ed è proprio su questi 7 elementi fondamentali che ci concentreremo nei prossimi capitoli. Intanto, grazie per aver seguito fino a qui. Lo so, non è un argomento leggero, ma non amiamo introdurre concetti importanti senza un contesto solido, soprattutto se chi ascolta è giovane o si avvicina per la prima volta a questi temi. Se abbiamo tagliato qualche dettaglio, è solo per semplificare il percorso. Tutto quello che abbiamo raccontato finora serve a preparare il terreno, a lanciare un invito. Cercate di andare più a fondo. Troverete tantissimi riferimenti, autori, pensatori, gruppi che, grazie a una rete di connessioni affascinanti, sono legati a doppio filo con il tema di oggi.
Quando si parla di occultismo, non si può ignorare la Cabala, né dimenticare l'alchimia. Non perché siano magici nel senso popolare del termine, ma perché queste correnti sono nate spesso nello stesso periodo e si sono influenzate a vicenda. Nell'occultismo la conoscenza è sempre collegata ad altro. Non c'è una verità chiusa in un solo libro, e questo vale anche per il cristianesimo. Molti dei più grandi esoteristi della storia avevano una profonda conoscenza della figura di Cristo. Alcuni erano veri e propri devoti, perseguitati dalla Chiesa di Roma. E lo stesso Christian Rosenkreuz, che tra l'altro probabilmente non si chiamava nemmeno così, portava nel nome un chiaro riferimento a Cristo. La sua identità è ancora oggi un mistero. C'è chi dice che non sia mai esistito davvero. Ma ciò che è sopravvissuto, al di là della persona, è il suo carattere mistico. Ed è proprio questo alone di mistero che continua a far parlare del movimento rosacrociano ancora oggi. Come ho già accennato, quando si parla di idee, specialmente nel contesto dell'esoterismo, dobbiamo accettare che niente nasce dal nulla. Tutto ciò che leggiamo, discutiamo e scopriamo sono idee che in un certo senso erano già nell'aria, pronte a essere afferrate da qualcuno in un momento diverso della storia umana. Ed è proprio per questo che, parlando dei 7 elementi rosacrociani, ha senso partire dal primo, il più importante. La base di tutto, la legge di corrispondenza. Questa legge, cardine dell'ermetismo, ci dice che ciò che è in alto è come ciò che è in basso, e ciò che è in basso è come ciò che è in alto. In altre parole, tutto nell'universo è collegato. Il piano spirituale e il piano fisico non sono separati, ma riflessi speculari. Il macrocosmo, l'universo, e il microcosmo, l'essere umano, si rispecchiano continuamente. Per Christian Rosenkreuz, comprendere questa corrispondenza significava iniziare a svelare i meccanismi nascosti dell'universo, capire che tutto è parte di una stessa struttura, che esiste una gerarchia invisibile e un'interdipendenza tra i livelli della realtà. Non c'è un livello superiore da cui tutto scende. C'è un sistema vivo che si espande, che respira come un organismo, senza frammenti isolati. Questa legge apre un mondo. Può spiegare approcci spirituali contemporanei, ma anche dinamiche sociali, umane, relazionali. È una legge che parla alla parte più umanistica di noi, perché afferma che non esiste una vera separazione tra le persone. Tutti sono parte dello stesso flusso. Tutti sono capaci. La conoscenza non è riservata a pochi eletti. Il mondo, per quanto misterioso, è accessibile a chiunque scelga di cercare davvero. Nessuno arriva da solo al traguardo, e chi arriva per primo spesso non è il più vittorioso. Ci sarà sempre spazio per nuove conquiste, anche in territori già battuti. Lì, dove tutto sembra saturo, può nascere un nuovo cammino basato sull'integrazione, non sulla competizione, sulla connessione, non sull'individualismo. Questa è la prima legge ed è già una rivoluzione. Fin qui abbiamo capito una cosa importante: il mondo interiore e quello esteriore hanno lo stesso valore. Non si escludono, non si sostituiscono. Pensare il contrario, cioè rinunciare all'uno in favore dell'altro, è cedere a un'idea troppo pragmatica e limitata dell'essere umano. Su questo punto, i pensatori rosacrociani avevano ragione. Ogni direzione che osserviamo ci conferma la stessa intuizione. Siamo dentro un gioco di riflessi. È da qui che nasce il secondo elemento delle 7 leggi rosacrociane, la legge della vibrazione. Questa legge afferma che nulla è immobile. Tutto si muove, tutto vibra. Secondo Christian Rosenkreuz, comprendere le vibrazioni significava iniziare a interagire con le energie che ci circondano. Manipolandole potevamo influenzare la realtà, modificare stati fisici, emozionali e perfino superare i limiti imposti dalla natura. Una visione profonda ma semplice nella sua essenza. Tutto è energia, noi lo siamo, il mondo lo è. Controllare l'energia, quindi, significa interagire con la materia stessa. Questa legge non è solo teoria esoterica, è confermata anche dalla scienza moderna. Nulla, davvero nulla, è statico. Il movimento è ovunque, persino quando sembra assente. E questo mette in crisi una visione eurocentrica dell'universo che da secoli ruota attorno all'io. Non è il mondo a girare intorno a noi. Siamo noi a muoverci nel mondo, attivando ingranaggi che molto spesso nemmeno sappiamo di toccare. Eppure, ogni nostro pensiero, ogni intenzione, ogni stato d'animo produce vibrazione.
Nessuno è davvero isolato. Tutto è movimento, anche nel caos, anche nel dolore. E questa vibrazione costante è la prova vivente del cambiamento. Fin qui nulla di così assurdo. Anzi, più ci pensi, più ti rendi conto di quanto sia evidente. Ma ora entriamo nel terzo elemento, la legge della polarità. Questa legge sostiene che tutto è doppio. Ogni cosa ha due poli, caldo e freddo, luce e oscurità, bene e male. Per Christian, riconoscere questa dualità era il primo passo per raggiungere l'equilibrio. Solo quando accettiamo gli opposti come parte dello stesso sistema possiamo iniziare a trovare armonia interiore ed esteriore. E non parliamo solo di teoria. Christian era molto pratico su questo. Diceva che possiamo controllare solo ciò che conosciamo. Se restiamo nell'ignoranza, siamo noi a essere controllati. Esplorare gli estremi, dunque, serviva a capire dove si rompeva il ciclo, dove potevamo intervenire, dove finiva un polo e iniziava l'altro. Era un'operazione che richiedeva fede nell'essere umano, non necessariamente in Dio. Per questo, a volte, anche la magia nera veniva riletta in chiave diversa, non come male assoluto, ma come polo complementare. Un'estremità che serve a definire l'altra. È nel silenzio che inizia la comprensione. Quando iniziamo a mettere in discussione ciò che diamo per buono, iniziamo davvero a capire cosa significa bontà. Non esiste il bene senza il male, proprio come non esiste il giorno senza la notte. Il mondo naturale riflette il mondo interiore ed entrambi vivono di polarità. Dentro ognuno di noi c'è il mondo intero. Se le energie che ci abitano convergono, anche noi troviamo equilibrio. Non esiste un io separato dalla collettività, né una tribù isolata nel tempo. Se qualcuno, dall'altra parte del mondo, batte un tamburo, forse non lo senti fisicamente, ma spiritualmente sei parte di quel ritmo, lo sei sempre stato. Siamo fatti della stessa materia, della stessa vibrazione, dello stesso conflitto. Il mondo vive e si nutre di opposti. Nulla esiste in solitudine. Tutto ha un riflesso. Tutto è doppio. E proprio per questo entriamo nel quarto elemento, la legge del ritmo. Tutto scorre. Tutto ha il suo tempo. C'è un tempo per tutto, per seminare e per raccogliere, per salire e per cadere. Christian conosceva bene il ritmo della natura e cercava di vivere in sintonia con esso, non contro di esso. La legge del ritmo ci ricorda che nulla è permanente, né il dolore né la gioia. Se oggi sei nel buio, sappi che passerà. Se stai brillando, goditelo, ma con gratitudine, non con arroganza, perché il ciclo continua. Per chi cammina sul sentiero interiore, il ritmo è un alleato. Ci insegna la pazienza, ci insegna a respirare nei momenti difficili e a non attaccarci nei momenti felici. Ogni cosa ha il suo momento e ogni momento ha il suo senso. Come diceva Christian, la saggezza non è sapere, è riconoscere il momento giusto per ogni cosa. Anche l'anima ha le sue stagioni. Chi riesce davvero a padroneggiare la legge di causa ed effetto sa che il mondo non è qualcosa di separato da noi. Noi siamo dentro la realtà e la influenziamo costantemente. Se siamo gli artefici delle nostre vittorie, dobbiamo anche accettare di essere i responsabili delle nostre sconfitte. Non possiamo incolpare gli altri, ma la buona notizia è che questo significa anche avere il potere di cambiare le cose, di risolvere i problemi con le nostre mani. Questa è la base su cui oggi si fondano molti guru e coach motivazionali che vendono corsi e libri promettendo miracoli. Personalmente provo una certa repulsione per questo approccio. La conoscenza dovrebbe essere gratuita, accessibile, condivisa, ma questa è un'altra battaglia che affronteremo in un altro momento. Ora voglio portarvi nel sesto elemento delle 7 leggi rosacrociane, la legge del genere. Questa legge afferma che tutto ha in sé un principio maschile e uno femminile. Per Christian Rosenkreuz, l'equilibrio tra queste due forze era la chiave per la creazione, l'ispirazione e la realizzazione. Comprendere e armonizzare le energie maschili e femminili dentro di noi non solo ci aiuta a conoscerci meglio, ma può liberare un potere creativo immenso. E attenzione, questa legge non ha nulla a che vedere con ruoli sociali o gerarchie tra i generi. Non è una visione limitante. Al contrario, è un invito a riconoscere che ognuno di noi contiene entrambe le polarità.
Il maschile e il femminile non sono nemici, ma forze complementari che insieme generano equilibrio, armonia, creazione. L'obiettivo non è solo osservare questo meccanismo. L'obiettivo è imparare a usarlo, a manipolare queste energie per equilibrare la nostra percezione di chi siamo. Perché in fondo la conoscenza esoterica riguarda molto più l'identità che l'ambiente esterno. È un viaggio dentro, non fuori. E così arriviamo all'ultima e forse più potente delle 7 leggi, la legge della trasmutazione. Per Christian tutto nell'universo è mutevole, nulla resta identico. E il vero potere spirituale sta proprio qui: trasformare le energie inferiori in energie superiori. Questa trasmutazione spirituale non è solo un cambiamento interno, ma anche un modo per influenzare la realtà esterna. Attraverso la volontà, attraverso la coscienza. In questa ultima legge si racchiude il senso di tutto il percorso. La conoscenza non serve a nulla se non porta all'azione. Possiamo studiare ogni simbolo, ogni principio, ogni teoria, ma finché non facciamo funzionare il meccanismo, tutto resta potenziale, mai reale. Il mondo è in costante movimento. Le energie cambiano, i pesi si spostano, anche la bilancia si trasforma. Nulla è fermo. Tutto ha una scadenza, una fine. Ed è proprio questa instabilità a generare quella urgenza eterna che ci spinge a muoverci, a scegliere, ad agire. In questa visione fluida, viva, instabile, si trova il segreto della trasformazione. Il potere non sta nel dominare, ma nel trasmutare, momento per momento, ciò che siamo e ciò che creiamo. Le 7 leggi rosacrociane che Christian Rosenkreuz ha trasmesso attraverso i suoi studi e le sue esperienze sono diventate la base di un intero sistema di pensiero. Non solo spiegano le leggi invisibili che regolano l'universo, ma offrono anche un percorso per chi desidera comprendere e dominare queste forze. Non è una conoscenza leggera, è profonda, stratificata e richiede studio, riflessione e pratica costante. Ma secondo Christian è proprio lì che si nasconde la chiave della liberazione e dell'illuminazione spirituale. Fu così che, a partire da questi principi, l'ordine rosacrociano cominciò ad attirare seguaci da ogni parte d'Europa. Erano uomini e donne in cerca di qualcosa di diverso, qualcosa che le religioni tradizionali non riuscivano più a offrire. Cercavano risposte oltre il dogma, oltre il visibile, oltre il materiale. L'ordine crebbe, non solo in numeri, ma in influenza culturale e filosofica, e nei secoli ha plasmato buona parte del pensiero esoterico occidentale. Ancora oggi, gli insegnamenti rosacrociani ispirano chi è alla ricerca di un significato più profondo, chi sente che esiste una verità oltre l'ovvio. E tu, se sei arrivato fino a qui, potresti essere uno di loro. Questa è l'eredità delle 7 leggi. Un cammino verso la conoscenza nascosta e il risveglio spirituale. Sei già partito. Il primo passo è fatto. Non siamo qui per trascinarti nell'ignoto. Sappiamo bene che il conosciuto è comodo, rassicurante, meno doloroso. Ma lo sforzo che mettiamo in questo contenuto, come quello di tanti che sono venuti prima di noi, non è dogmatico. Non imponiamo verità assolute. Non abbiamo risposte definitive da vendere. Ti offriamo invece una prospettiva. Un invito a guardare con occhi nuovi, a riflettere, esplorare, dubitare. Noi stessi non ci consideriamo né credenti ciechi né scettici. Restiamo curiosi e ogni volta che pensiamo di aver capito qualcosa si apre un altro livello, una nuova domanda, un nuovo pezzo di realtà da esplorare. Perché la conoscenza esoterica non è una linea retta. È un sentiero tortuoso, pieno di curve, ombre, svolte inaspettate. Nasciamo in uno stato di ignoranza e spesso accettiamo risposte prefabbricate solo perché sembrano sicure. Viviamo in un mondo che ci spinge a fingere certezze, a comportarci come se tutto fosse chiaro e risolto. Ma la verità non è mai così semplice. Le risposte facili ci danno illusione di controllo, soprattutto in un mondo che sembra sempre più caotico e imprevedibile. Ma questo desiderio di sicurezza può diventare una gabbia. Blocca la nostra evoluzione. Perché la vera saggezza non nasce dall'avere tutte le risposte, ma dalla disponibilità a restare nella domanda.
a mettere in discussione anche ciò che crediamo di sapere. Nella storia, i pensatori e i mistici più illuminati hanno avuto il coraggio di sfidare le verità assolute. Hanno messo in discussione lo status quo. E da quella inquietudine è nata una nuova visione dell'uomo, dello spirito e del mondo. Questo è il cuore del cammino rosacrociano. Un percorso che non si accontenta di risposte superficiali, che ti spinge a guardare in profondità, a confrontarti con l'ignoto. Per il Rosa Croce la conoscenza non è una meta, ma un viaggio continuo. E se pensi che questo video sia la fine, ti sbagli, è solo l'inizio. Perché in questo cammino ogni verità scoperta genera nuove domande e ogni passo avanti ti porta più vicino a te stesso, ma anche più lontano da ogni certezza assoluta. E forse è proprio lì che si trova la libertà. Questa è la vera sfida, ma anche la vera ricompensa del cammino spirituale. Non trovare una verità fissa e immutabile, ma imparare a stare nel mistero, con la mente aperta e il cuore ricettivo. Il cammino spirituale ci chiede di guardare oltre le apparenze, oltre le risposte pronte. Ci invita a mettere in discussione i nostri limiti, i pregiudizi che ci portiamo dietro e a tollerare l'incertezza. Perché è proprio lì, nell'ignoto, che iniziamo a scoprire qualcosa di nuovo, su di noi e sul mondo. Rinunciare alla sicurezza delle certezze assolute ci apre la porta verso orizzonti più vasti, verso verità più profonde e personali. Sì, ci vuole coraggio, ma la ricompensa è reale, una comprensione della vita più ampia, ricca e autentica. Questo primo passo che stai facendo oggi, anche solo guardando questo video, è l'inizio di un viaggio che non impone dogmi, ma ti incoraggia a esplorare, a mettere in discussione, a pensare. È un cammino che richiede apertura, pazienza e la volontà di confrontarsi con se stessi. Anche noi, con tutto quello che abbiamo visto e studiato, sappiamo che il viaggio è personale e unico per ciascuno di noi. Quello che scopri tu potrebbe essere diverso da ciò che troverò io, ma è proprio questo a rendere la ricerca così affascinante. Ogni passo verso l'ignoto è un'occasione per crescere, connettersi con qualcosa di più grande, trasformarsi. È un invito a sentire il mondo, non solo a capirlo, a sperimentare, non solo ad analizzare, a essere attivi, non passivi. Abbraccia il mistero, metti in discussione ciò che pensi di sapere, coltiva i tuoi dubbi, perché è nel dubbio che nasce la verità, è nel confronto con il male che riconosciamo il bene. Queste forze non sono lì per manipolarti, sei tu a dover imparare a manipolarle, conoscerle, armonizzarle. Il movimento rosacrociano oggi vive soprattutto nei cuori di chi è disposto a cercare. Le sue intenzioni restano vive grazie a chi continua a trasmetterne il messaggio, non come una religione, ma come una chiamata alla consapevolezza. Non sono concetti semplicistici, sono profondi, stratificati e vanno capiti nel loro tempo, nel loro contesto. Ogni ordine, ogni via spirituale autentica ha lo stesso fine: liberare l'essere umano. Non con una formula magica, ma con educazione, consapevolezza e ricerca. È ciò che stai facendo ora e che speriamo diventerà per te un'abitudine, perché conoscere è lo strumento migliore per dominare ciò che sembra indomabile. Alla fine, quasi tutto è apparenza, e ciò che è visibile non sempre è reale. Le leggi dell'universo non sono riservate agli dei, sono qui, sono semplici, sono accessibili, sono 7 idee, 7 chiavi di lettura per chi è pronto a osservare il mondo con occhi diversi. Ti ringraziamo per aver guardato. Spero che questo contenuto sia stato illuminante, tanto quanto lo è stato per noi realizzarlo. Se ti è piaciuto, clicca su mi piace e iscriviti al canale. Attiva la campanella per ricevere notifiche sui prossimi video. Alla prossima, viaggiatori dell'anima!